Sono le 23:30 del 22 aprile. Questa è la mia soggettiva mentre scendo dal camion con la Fiat 500 che ho appena comprato. Non era previsto. L'autista mi ha fatto cenno di salire a bordo e di scendermela da solo. Mi sono portato a casa una Fiat 500F del 68, azzurra, marciante, pagata 2.650 euro. L'idea è quella di rimetterla a posto e rivenderla velocemente facendoci un profitto. In questo primo episodio andiamo a vedere la macchina, capiamo in che condizioni è e facciamo i conti, quelli veri, prima ancora di aprire il portafoglio. Nel secondo ci spacchiamo di lavoro. Nel terzo scopriamo se ho fatto un affare o un errore. Aggiornamento rapido, la Ritmo è ferma all'ultima volta che l'avete vista. L'850 sto rimontando le meccaniche e a breve uscirà il terzo episodio, ma oggi vi racconto come sono arrivato a questa Fiat 500. Il mercato delle Fiat 500 nel 2026 è sopravvalutato. La gente guarda i prezzi delle Fiat 500 restaurate e pensa che anche la loro valga lo stesso, ma non tiene in considerazione tutti gli altri soldi spesi per poterla portare in quelle condizioni. Una cosa che faccio, e che penso che fanno anche un po' tutti, è quella di andare a cercare annunci molto vecchi, perché se un annuncio è lì da diversi mesi, magari si può spuntare un buon prezzo. Io voglio un'auto che non sia da riverniciare, magari semplicemente da qualche ritocco veloce, perché devo prenderla e rivenderla veloce. Allora, l'unica cosa sensata da fare è quella di 3.500, no, di cercare altro. 3.500 mi sembra un po' troppo per questa macchina, se non voglio spendere 3.000 euro. Questa qui, abbiamo questa, causa di utilizzo, vendesi Fiat 500 del 68, vabbè, non c'è scritto un cazzo di niente, però 3.000 euro mi sta anche bene che non scriva nulla. La luce non è proprio sto granché, qui pare ci sia una botta, però ci può stare. Io per 3.000 euro potrei anche sistemare qui, riverniciare. Vediamo com'è il resto. Gli interni non sembrano neanche messi malissimo. Allora, io gli manderei un bel messaggio. Vediamo innanzitutto da quanto tempo è online questo annuncio, perché dal 9 maggio 2025, oggi nel momento in cui sto registrando questo video è il 15 aprile del 2026, quindi secondo me è stata venduta. Ora c'è il numero di telefono, però siccome l'annuncio è datato, io prima di chiamare, perdere tempo al telefono, gli manderei un messaggio. Ciao Giuseppe, scriviamo il nome così attiriamo la sua attenzione. Mi raccomando, nella comunicazione pronunciare o scrivere il nome del vostro interlocutore attirerà la sua attenzione, quindi perché il suono più bello che ognuno di noi possa sentire è il proprio nome. Quindi vi do questa chicca, così non vi dovete leggere tutti i libri di marketing che mi sono letto senza capire un cazzo, ovviamente. Inviamo, vi faccio sapere. Allora, io per sicurezza, siccome non mi fido tantissimo del fatto che questo allora mi ha appena risposto, il tipo è un paraculo. Allora mi ha risposto: sì, è ancora disponibile, ma afferrettati che si avvicinano le giornate soleggiate, hai il tettuccio apribile e si sono già allungate, ti giro il numero della proprietaria. E quindi adesso la chiamiamo. Il fatto che l'auto sia in vendita da oltre un anno, da quasi un anno, mi fa un po' accendere dei campanelli d'allarme. Però a sto punto, raga, che facciamo? Ci facciamo queste 2 ore di strada? Se la compro a 3.000 euro ho veramente poco margine. La chiamiamo stasera alle 7, perché adesso devo andare a lavorare. Alle 7 esco, vado a comprare il vino, un po' di Negramaro. Parlami d'amore! Quindi poi ci vediamo più tardi. Allora, vino preso. E adesso chiamiamo la signora. Pronto? Sì, buonasera signora, sono Gabriele, chiamo per l'annuncio della Fiat 500. Allora, niente, io prima di venire a vederlo volevo fare giusto un paio di domande, giusto per capire un attimino un po'... Come la situazione? Esatto. Allora, niente, innanzitutto da quanto tempo ce l'ha questa Fiat 500? Io ce l'ho da
15 anni. Ok. E attualmente... Allora, ti anticipo. Allora, io quando l'ho presa l'ho fatta tutta restaurare. Ok. Fino a 10 anni fa era perfetta. Ok. Poi praticamente stava posteggiata fuori e l'hanno tamponata avanti. Quindi nella calandra di avanti si è rotto il fregio e c'è un po' di ruggine. Ok. Diciamo che adesso come adesso è marciante, con gomme nuove che arrivano lunedì. Mentre i fondi sono... Allora, i fondi sono stati rifatti, tutta la tappezzeria è stata rifatta. Ok. È venuto uno di Taranto che gli è piaciuta tanto, che però poi ha avuto paura di portarsela cioè mettersi in macchina e portarsela. Ok. Però gli hanno chiesto, mi sa, 700 euro per venire il carattrezzo, caricarsela e portarsela, giustamente. Sì, non ci stai con le spese poi. Allora, sul libretto è una L, è una F, però praticamente c'è il contachilometri della L. Io l'ho presa già così, cioè quando ho fatto il restauro sinceramente mi piaceva quello, era già quello. Così. Però sai, Perfetto. Allora sabato mattina ci organizziamo per bene sull'orario e domenica mattina poi ci vediamo, così diamo un'occhiata alla macchina. Va benissimo, grazie tanto. Ciao. Sicuramente quest'auto non sarà un'auto da proporre a chi è un appassionato, un collezionista che vuole il pezzo originale. Mi sono fatto un po' di calcoli, considerando che la signora vuole vendere a 3.000 euro. Io spero di farla scendere a 2.008 in qualche modo. Quindi con 2.008 io ho il passaggio di verità incluso. La revisione costa 80 euro circa. Il carro attrezzi è l'unica incognita. E poi metterci quelle cose che i puristi odiano, ma che in questo caso va bene perché la macchina già non è pura. Quindi metterei fasce bianche. Il rack, quindi il portapacchi posteriore, e un cestino da picnic, così ci facciamo poi un bel servizio fotografico. La metterei in vendita all'asta e dovrebbe andare in vendita a un buon prezzo. Ora, l'unica incognita, perché gli altri costi più o meno li so, l'unica incognita adesso è quanto ci metto da Brindisi a Trani per trasportare questa Fiat 500. La signora ha detto che gli hanno chiesto 700 euro da Trani a Taranto, ma che cazzo, con lo Space Shuttle lo stavano trasportando, che cazzo è possibile? Io avevo calcolato più o meno 200 euro di costo, ma che forse sto completamente fuori. Allora andiamo su macingo.com, vedi offerte, adesso ci dovrebbe dare subito il costo, quello ho detto 700 euro a Taranto, 373 euro di trasporto. Adesso proviamo a fare anche una richiesta di preventivo su Spedingo e vediamo un attimino cosa riusciamo a spuntare come prezzo. Buongiorno amici, mi sono appena messo in marcia, sono le 7:10 e ci faremo 2 ore di strada. Magari mi terrò compagnia con un audiolibro o qualcosa del genere, vediamo un po'. Andrò dove mi porta il cuore. E quando arriverò lì non so se potrò tenere la telecamera e quindi mostrarvi un po' quello che vedo io. Vediamo un po', magari faccio dei video col cellulare. Preso con l'ultimo invito di un progetto che diceva Voltaire. Cazzo ti è guai. Cazzo devi fare? Devi togliere? Ah, c'è una... Vedi cosa che ti dicevo? Però la carrozzeria non è bucata, solo è riempita di acqua perché comunque Vi ricordo che la checklist con tutti i principali controlli da fare quando si va a vedere una Fiat 500 potete scaricarla dal link che trovate in descrizione o nel commento pinnato. Ho detto sinceramente è peccato, infatti ho detto se non la riesco a vendere me la rimetto in moto E la usi? Sì, no, perché vedi anche gli interni, cioè questi ce li ho, sono da far montare, le guarnizioni con il... Sì, che era l'ultima cosa che mi era rimasta. I fondali sono stati fatti sia interni che esterni, i sottoporta, i sedili li ho fatti rifare. Che questo in origine era quello tondo. E ci hanno montato quello della L. Della L.
Fondi. Allora, quello del cavalletto. I fondi sembrano in effetti messi bene. Se ti ricordi quando sono stati cambiati, quanti anni fa sono stati cambiati? Allora, siamo 2025, li ho cambiati nel 2000, prima del Covid. Ok, quindi 2019-2018. Sì. Ok. Ottobre prima del Covid. E poi è stata ferma. Allora amici, la macchina l'ho vista, era messa un po' peggio di come immaginavo, però non sono neanche troppo sorpreso di questa cosa perché alla fine stiamo andando a vedere una Fiat 500 da 3.000 euro, quindi è normale che ci sia qualche ritocco da fare sulla carrozzeria, non tanta roba, però comunque qualche ritocco c'è da fare. Il motore come al solito perde olio come se non ci fosse un domani, quindi dovrei sicuramente mettere in preventivo anche i lavori sul motore. In realtà non avrei voluto lavorare sul motore, però poi mentre guardavo l'auto ho realizzato che se voglio prendere una macchina a basso costo non posso fare diversamente. Comunque ho trattato sul prezzo, forse avrei potuto fare anche di meglio, sicuramente avrei potuto fare di meglio. Il mio problema è che sono troppo buono, sono troppo empatico con le persone, quindi non me la sento proprio di fare offerte vergognose, quindi alla fine tra una proposta e l'altra alla fine ci siamo accordati per 2006, incluse 4 gomme nuove e incluso il passaggio di proprietà. Avrei potuto fare di meglio sicuramente. Adesso vi faccio vedere anche i risultati della checklist, ma nel frattempo ci scoppiamo altre 2 ore circa di strada. Quella che vedete ora è la versione digitale della checklist. La compili sul cellulare mentre giri intorno all'auto e ti dà il responso immediato. Questa è la versione avanzata, quella che troverete nella guida completa. In descrizione però trovate anche la versione stampabile gratuita. La portate con voi su carta, la compilate a penna. Se non avete ancora scaricato quella, il link è in descrizione. Ah, dimenticavo una cosa molto importante, perché sto comunque portando a casa un bottino non da poco. Ho preso 4 ruote di focaccia barese, 2 trecce di pane di Altamura e un po' di dolcetti, perché poi alla fine ti mangi la focaccia, il dolcetto non lo vuoi mangiare alla fine? Non avessi preso la macchina comunque sarebbe stata un'ottima giornata oggi. Avevo già fatto il bonifico, mandato l'istanza all'agenzia Pratiche Auto e fatto il passaggio, quando ricevo un messaggio da Merisol. Aveva rifatto i conti e il passaggio e gli pneumatici le erano costati 100 euro in più, e quindi mi chiedeva o di darle l'IBAN così da restituirmi 100 euro o di mandarle io 100 euro. A me queste cose scocciano un po', ma volevo evitare di indispettirla e rischiare magari di non ricevere 4 pneumatici, quindi alla fine ci siamo accordati per 50 euro in più. Nel frattempo stavo già messaggiandomi con il trasportatore, che stamattina gli mando il messaggio, mi risponde dopo un'oretta, mi fa un preventivo di trasporto di 350 euro. Dico va bene, quando potresti andarla a ritirare? E lui dice guarda, anche stasera. Ok, perfetto, se io ce l'ho, oggi è mercoledì, se io ce l'ho entro domani, vuol dire che io ho la macchina entro il fine settimana. Entro il fine settimana vuol dire che io gli posso dare una bella botta di lavoro. Sta piovendo lì a Trani, sta piovendo e sta piovendo anche qui, quindi con molta probabilità ci siamo già portati avanti col lavoro, perché nel tragitto si laverà, quindi è proprio le cose, quando proprio dici le cose proprio fatte bene. E quella sera alle 23:30 la 500 è arrivata. Ho speso 2.650 euro per l'acquisto. Tra trasporto e lavori previsti il totale arriva quasi a 4.000 euro. Per guadagnare qualcosa devo venderla almeno a 5.000. Nel prossimo episodio vediamo i lavori e vediamo anche una variabile che non avevo previsto.